Buongiorno e benvenuti nella sua cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Dai, fammi frega le battute. Sì. Non si fa. Quest'oggi faremo una ricetta molto particolare. Ah, meno male. Credo che A Tavola con Silvia non l'abbia mai fatta, o comunque pochissime volte. L'ho fatta solo un'altra volta. Una solo un'altra volta, perché non esiste una ricetta che non ho fatto. Sì, io voglio se esiste. Perché le ricette sono le sue, tutte quante, sono tutte sue le ricette. Sai perché sono mie? Perché io le modifico. Oh, ridillo. Ridillo. Cioè, Ma la vai. smetti, ma la gente vuole vedere le Perché ricette. sono ma due la fai ricette? vedere? Perché? Perché io le modifico. Che donna. È finito, posso parlare adesso? Prego. Grazie, Si molto accomodi. gentile, buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia, dopo sta scenetta ridicola, vabbè. Allora, quest'oggi faremo il pesto alla siciliana, ovviamente la mia ricetta del pesto alla siciliana. Sono le sue. Per quale motivo? C'è un motivo molto particolare, nel senso che ho voluto usare i pomodori secchi ammorbiditi. Erano solo secchi, non sott'olio, ammorbiditi già in acqua bollente, l'ho lasciati un'oretta e strizzati, piuttosto che i pomodori freschi che di solito si usano nella ricetta originale. Voglio fare questa prova e mi invento questa cosa e la Perché voglio la fare, sua prova, perché è la no? mia prova. Allora, ingredienti. Qui abbiamo circa 70 grammi di pomodori secchi ammorbiditi e rinvenuti, ok? Poi abbiamo qui circa 2 etti di ricotta di pecora, frullatore, che non è un ingrediente ma serve, senza far vedere marche, parmigiano reggiano, non serve il pecorino, dell'olio extravergine d'oliva, sale e ovviamente pinoli. Il basilico, che è nel lavandino che si sta ben lavando con la mucchina, perché noi qua sterilizziamo tutte le verdure con la mucchina, ve lo farò vedere successivamente nella preparazione, va bene? Quindi abbiamo, ripeto, i pomodori secchi, 50 grammi di pinoli, questi sono un pochino di più perché noi ovviamente esageriamo, 2 etti di ricotta, una presa di sale, metterò 50 grammi di parmigiano, un pochino di olio d'oliva perché è l'extravergine, mi raccomando, e circa 60 grammi di basilico, già 60 grammi diciamo Sgusciato. non sgusciato, pulito, lavato e decorticato, cioè senza i gambi, va bene? Secondo solo le voi il foglie. basilico di chi è? Hanno risposto. Non è mio, l'ho comprato. Il mio ancora non viene all'orto, mannaggia. Vabbè, detto ciò, cominciamo la preparazione. Allora, prendo un tagliere, prendo un coltello e inizio A tagliare i pinoli. a tagliare i pomodori. Li faccio a pezzettini perché dentro al frullatore, che io ho un frullatore che purtroppo non so se seguite le nostre ricette, se è rotto ancora non trovo il modello che mi interessa e quindi di conseguenza ho un frullatore di, come si dice, di fortuna. Allora un pochino... Ne abbiamo dovuto comprare uno al volo, Sì, giusto per continuare a fare ricette. esatto. E quindi di conseguenza poverino non ce la fa. Ok, abbiamo fatto i pomodori a pezzetti, adesso li metto nel frullatore, vedete, è proprio scrausino, povera creatura. Eccolo qua. Poi metto insieme i pinoli, riesco ad aprirli, ce la faccio? Ce l'ho fatta. Ecco qui. Gli altri li voglio mettere interi dopo nella pasta, se non mi cadono come al solito. Poi mettiamo una presina di sale. Che profumo! Il sale? Ragazzi, nei pomodori che io sono andata a spezzettare c'era già l'aglio, quindi non lo metterò, ma voi mettetelo, mi raccomando, uno spicchietto d'aglio dovete metterlo, ci va. Metto la metà della ricotta, vi dico perché Perché metà?
perché è la sua ricotta, è la sua ricetta e fa come gli pare. No, ne metto solo la metà, perché l'altra metà la metterò successivamente dentro alla pasta con un pochino di acqua di cottura. Ok? Vedi le tecniche Certo. E poi mettiamo di A Tavola con Silvia. il filo d'olio, se riesco sempre a vedere. Ok. Detto ciò, il basilico lo metterò successivamente. Vado a macinare. A dopo. È apparso il basilico e voilà! È comparso, eccolo qua. Allora, ho aggiunto un pochino più di olio perché ce n'avevo messo pochissimo e in questo frullatore purtroppo non frullava e quindi di conseguenza vedete che bel colore. Adesso con il basilico cambierà totalmente colore. Ricordiamolo così. Ricordiamolo così. Ecco, ce ne mettiamo un po', sempre spezzettato. E ci rivediamo tra un po' al frullatore. Guardate come spezzetta bene con il suo coltello. Che non taglia. Voi dovete sapere che io a casa ho tutti i coltelli che non tagliano. Perché? Chiederete voi? Perché io ho la fobia Di tagliarsi. esatto, no, cioè, ho proprio la paura dei coltelli grandi che tagliano. Pensa un po'. In cucina, no? Perfetto. Invece è così. Quindi devo mettere molta forza in qualsiasi cosa io debba spezzettare, tagliuzzare, sminuzzare. E va bene così. Allora. Il basilico già sta dentro. Sì, un pochino l'ho già infilato lì dentro. Lo ricordavate com'era? Eccolo. Ecco qua. E adesso andiamo a frullare di nuovo. Facciamolo cadere anche fuori. Per fortuna il tavolo mio è sempre bello disinfettato e pulito, perché se no veramente. Ok, ci vediamo dopo. Eccolo qua, pronto. Ho lasciato delle foglie per guarnire il piatto, perché mi piacerebbe guarnire tutti i piatti con queste foglie, quindi non un piatto solo. Quindi la guarnizione è pinoli. E foglie di basilico. Perfetto. Va bene? Ovviamente dobbiamo ancora mettere il parmigiano, ma quello lo metteremo alla fine, nel senso che condirò la pasta con questo pesto, aggiungerò la ricotta, di conseguenza metterò il parmigiano e poi per guarnire pinoli e basilico. Ma ci vediamo dopo, quando scolerò la pasta e farò tutto quanto. Che pasta ci abbinerai? Delle belle mezze maniche di Gragnano. Perfetto. Bene? E mettete mi piace al canale YouTube Video Ricette Insieme, iscrivetevi, condividete le nostre ricette e poi venite a trovarci anche su Facebook, sulla pagina A Tavola con Silvia e sul gruppo Tutti a Tavola con Silvia. Va bene? Ci vediamo dopo, A ragazzi. tra poco. Eccoci qua, abbiamo scolato la pasta, adesso mettiamo il pesto. Senti l'odore. Eh sì, c'è un buon profumo in effetti. Allora, Si sente proprio tutta la Sicilia. sì. Mannaggia la miseria. Ho tenuto da parte, come vi dicevo prima, un pochino di acqua di cottura. Ora Per ricordo. Ma che per ricordo? Ah no. Mannaggia. Eccola. Non la trovo più. Poi metterò The due Pinos. pinoli interi. 2. Sì, nel senso un pochino. Ah. Così, gli altri andranno sul piatto. Metterò il parmigiano sempre che io riesca ad aprirlo. E adesso andrò a girarla. Questa è una ricetta per quante persone? Queste 6 per 6 persone. Per me. Ma come per te? Mettiamo un pochino di acqua. Poi in ultimo metterò la ricotta che è avanzata prima. Come dite amici?
Devi assaggiare, vero? C'è l'assaggio senza musichetta, però ormai... no, non viene bene. Fatto? Ok. Mettiamo l'altra ricotta. Mescoliamo bene il tutto. È buono. Certo che è buono. Come lo fareste voi, ma più grande. E adesso andrò ad impiattare. Quindi ci vediamo dopo l'impiattamento. Eccola qui, impiattata, pronta, profumatissima, la nostra pasta col pesto alla siciliana. In questo caso io ho usato delle mezze maniche di Gragnano e speriamo siano buone. Scolatele al dente, mi raccomando. Io l'ho già assaggiate e sono buonissime. Fantastico, benissimo. Il sapore è eccezionale. Voi condividete il video, Sì. mettete mi piace alla pagina Facebook A Tavola raccomando. con Silvia, iscrivetevi al nostro canale A Tavola con Silvia, al nostro canale YouTube Video Ricette Insieme e anche al gruppo di Facebook Tutti a Tavola con Silvia. Costa Silvia, mamma mia che lagna. Sempre in mezzo. Sempre in mezzo. È tutta roba sua, non so come ha fatto a cambiare il nome del canale YouTube. Signori, buon appetito e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti.